cosa ne pensi del ruolo del mentore? Perché qualche giorno fa ho visto un video su YouTube di un famoso programmatore italiano che lui pensa che i mentori non servono a niente, perché se una persona è molto capace, prima o poi troverà la sua strada. Quali sono i tuoi pensieri al riguardo? Una domanda molto interessante. Sono conscio che oramai c'è tutta questa epidemia delle opinioni, non per menzionare bilionari americani, che vorrebbero cancellare le università, che dicono che non servono a niente, che possono farsi le strade veloci al successo attraverso dei corsi, se tu sei abbastanza intraprendente, intelligente e veloce. E qua arriviamo a una domanda filosofica, e cioè cos'è il successo? Se unico successo è appunto fare soldi o fare la self-promotion, può darsi hanno pure ragione. Okay. Però secondo me vero successo è un altro. Vero successo è comprendere quanto possibile il mondo, la cultura del mondo, avere empatia con delle persone, avere tutto un background funzionale, ingegneristico, ma anche etico. E per fare ciò, secondo me è importante studiare, è importante il modo in cui è fatta storicamente la nostra università, con tutti i suoi difetti, e in quello ruolo di buoni mentori, che ho avuto anch'io, ho avuto fortuna di avere nella mia vita, è essenziale. Come possa essere male il ruolo di un mentore che non funziona, senza ombra del dubbio. Però se tu un mentore, più che altro, ti mette, questa è la mia filosofia, ti mette in posizione di avere diverse opportunità, di chiederti e provare a rispondere a diverse domande che magari ti interessano, possa essere molto stimolante. Allo stesso tempo deve essere anche attento di non farti, e questo non so come fanno questi altri che fanno la sua strada, però non farti perdere tempo magari con un topic di ricerca, con un topic di lavoro che è inutile o che va in un cortocircuito, via. Quindi per me rimane ed è importante come un facilitatore, un motivatore, un appoggio nei momenti bui. Però certo, un mondo libero, ci sono tutte queste opinioni, cioè che in università non serve, figuriamoci mentore, posso essere disaccordo, però rispetto ad altre opinioni. No, sono d'accordo, ma anche una semplice frase che ti può dire, diciamo, la persona che in quel momento è il tuo mentore, cioè, perché lo vedi come una persona molto importante, quindi ogni cosa che dice, o comunque molte cose che dice, le prendi proprio, diciamo, a cuore. Quindi secondo me, io sono d'accordo con te. Io non vado a dire che questa è la opinione, però è la mia opinione. Vado a citare un famoso e molto bravo professore americano, Dustin Tyler, nel contesto abbastanza simile. Qualche anno fa parlammo e ha detto una cosa interessante, ha detto: è importante che noi facciamo tutto questo nostro sistema di, appunto, anche di mentori, anche di formare le nuove generazioni di pensatori, liberi pensatori, ricordatelo. E io dicevo, ma dice, se no sai cosa succede? Succede che domani, se noi non lo facciamo e spingiamo forte, ci saranno certuni, e oggi guarda caso sono diversi, billionaires come Elon Musk, Jeff Bezos, eccetera, e sto quotando, di dubitabili compass morali, disse lui, saranno loro a deciderci cosa è etico o no, o cosa è da fare o no. E io in quel momento magari non l'avevo capito bene, però oggi capisco benissimo, perché c'è gente che magari domani, e questo è inerente al tuo podcast, vorrebbe impiantare interfacce uomo-macchina in centri commerciali per aumentare le tue capacità, cioè farti fare i videogiochi in parallelo. E c'è magari gente, di cui faccio parte, che penso che questo sviluppo deve essere molto responsabile e molto attentamente governato, e domani dobbiamo far prevalere la nostra opinione, se no sarà di fatto, e guarda questa assurdità, un qualcuno con più soldi a farti indurre la sua opinione, perché ti dico una cosa un po' divertente, però non bella. Ci sono indicazioni che con interfacce neuronali impiantate nel cervello io posso addirittura influenzare il tuo free will, cioè quello che tu sei. Quindi o saremo quella parte di società libera, trasparente, pensatore, appunto costruita attraverso un scambio di idee onesto tra i mentori, studenti, colleghi,
Oppure facciamo tutti velocemente sti corsi, andiamo solo allo sviluppo tecnologico, andiamo a guardare i soldi e poi ci ritroviamo in una situazione che magari è irreversibile. Secondo me dobbiamo combattere per una società tollerante, etica e basata sulla conoscenza, e quindi mi opporrei a queste opinioni. Si può fare una scorciatoia, tutti faranno la sua strada, e cos'è l'etica e la legislazione, se no non andiamo in nessuna direzione, a mio avviso.